D'estate, quando ci sono minimo 700 milioni di gradi al buio, diventa un'ottima idea mettere da parte tutti i vestiti invernali e passare dalle maniche lunghe alle maniche corte. Nella comune vita del palestrato medio, appena tornato da una fase di massa e pronto a iniziare una fase di definizione, mettersi addosso la prima maglietta a maniche corte dell'anno porta due scenari possibili. Nella prima stanno strette, nella seconda no, e no, non vale la scusa della taglia sbagliata. Poco importa l'esito, sia chiaro, questa cosa non vi demerita come esseri umani, ma forse se qualcuno è qui oggi ad ascoltare questa storia è probabile che non l'abbia vissuta allo stesso modo. Ma per questo c'è una soluzione, o meglio un'opinione, detta e scritta dal 2 volte Mr. Olympia Franco Columbu. Quest'uomo già a inizio carriera dedicherà un paio di articoli su questo argomento e scriverà anche un paio di booklets, o meglio degli opuscoletti di poche pagine mirati a spiegare al lettore come sviluppare precise parti del corpo o mangiare adeguatamente. E fra questi le braccia non potevano mancare. Quindi perché non ascoltarlo? Tanto per voi è gratis. Per Franco Columbu i muscoli delle braccia sono probabilmente i più importanti perché sono i più visibili e il loro modo di muoversi attira molto più facilmente l'attenzione, al punto da renderle il punto di svolta tra il vincere o perdere una competizione di bodybuilding. La sua tecnica era questa: l'allenava 3 volte a settimana dedicando una quindicina di serie per ogni gruppo muscolare. 5 esercizi per i tricipiti, 5 esercizi per i bicipiti, tutti da fare in super serie con delle pause dai 30 secondi a 1 minuto. 3 di questi 5 esercizi erano basici, quindi mirati alla forza e da non cambiare, mentre i restanti 2 erano di contorno e potevano essere cambiati nel lasso del tempo. Infatti, dice Columbu, una volta che hai trovato gli esercizi giusti per te, quelli rimangono, puoi usarli per anni senza doverli cambiare per forza. C'è anche un succulento paragrafo per gli avambracci, da allenare sia per completezza sia per rinforzare la forza della presa, componente essenziale per tutti gli esercizi di forza. Quindi quando allenarle? La risposta è che si dovrebbero allenare da sole, massimo un'ora e mezza, inserendo l'eventuale lavoro per altri gruppi muscolari dopo, dato che ovviamente a inizio allenamento abbiamo maggior forza e energia proficua da utilizzare. Questo è l'allenamento. Curl su panca inclinata in super serie con French press, 4 serie da 8 colpi. Fate 8 colpi di curl e senza fare pause vi spostate sull'altro esercizio ripetendo 8 ripetizioni. Si passa adesso al prossimo paio di esercizi, sempre in 4x8. Super serie di curl al bilanciere, preferibilmente dritto, assieme alla panca stretta, sempre bilanciere dritto. Afferrate e premete forte il bilanciere in modo da guadagnare resistenza e svolgete la panca stretta senza fermi o pause durante le ripetizioni. Abbiamo poi la terza coppia di esercizi. Un 4x8 di panca squat assieme stavolta a un 4x10 di push down al cavo alto con la sbarra per i tricipiti. Nessun consiglio particolare se non quello di svolgere la prima serie di push down con 15 colpi anziché 10, in modo da renderlo un ottimo riscaldamento all'esercizio. Già questi esercizi sono più che sufficienti per iniziare. Solo dopo i primi 2 mesi si potrà iniziare a valutare e pensare di inserire questi nuovi esercizi o meno. Estensione tricipiti sopra la testa con manubrio e reverse curl con bilanciere, 3x10 in super serie. Ora si può iniziare a passare al lavoro degli avambracci, anche se non saranno richieste super serie. Semplicemente queste serie dovranno essere svolte senza pause, se non il semplice riappoggiare il bilanciere e i manubri, shakerarsi un attimo le mani e ricominciare. Wrist curl con bilanciere, 4 serie da 12, con il pollice posizionato sotto al bilanciere. Si passa poi a un esercizio con i manubri, dove le mani rivolte con i palmi verso su vanno estese per 5 volte e poi vanno girati i polsi per 5 volte riportando la mano alla posizione di partenza. Questo lo si fa per 3 volte. Si finisce poi con un reverse wrist curl simile a quello fatto precedentemente ma con doverose differenze. Bilanciere Z stavolta rispetto a quello dritto, posizionarsi su una panca squat e possibilità di flettere ed estendere il polso durante l'esecuzione dell'esercizio. Di questo si fanno 3 serie da 10. Come posizionare un lavoro simile all'interno della propria scheda? Ovviamente dipende dall'anzianità dell'individuo, dalla sua esperienza e da quante volte si allena, e se l'individuo necessita di questa specializzazione. Per riassumere, Franco ribadisce di allenare le braccia non assieme a muscoli grossi come petto e dorso, ma di allenarle ad esempio o da sole o assieme a muscoli come le spalle o alle gambe. Qualora però un praticante potesse avere piena disponibilità, la migliore routine da lui consigliata sarebbero 6 giorni di allenamento e 1 di pausa, prendendo in esempio la classica settimana iniziando il lunedì
Lunedì e giovedì si allenano petto, dorso, spalle, addominali. Martedì e venerdì le braccia da sole e mercoledì e sabato le cosce, le gambe e gli addominali di nuovo. Ovviamente è consigliato un approccio alimentare adeguato, riscaldatevi prima di iniziare, non chiacchierate e cercate di aumentare pian piano i carichi nel tempo. Qui il ruolo del narratore finisce, dando inizio a quello dell'ascoltatore nel concentrarsi e analizzare le informazioni ricevute, cercando di giungere a una propria conclusione e ad una sua libera opinione.